Ciao segno della bilancia, benvenuti. Andiamo a vedere che cosa vi accadrà a marzo e nell'immediato futuro in amore e sul lavoro anche. Ricordo a tutti che i contatti per i consulti privati sono in descrizione sotto il video insieme ai tarocchi e le carte che utilizzo. Fatemi sapere nei commenti se vi ritrovate e se qualcosa si dovesse realizzare. Direi di iniziare subito a vedere l'immediato futuro in amore. Allora, immediato futuro in amore per il segno della bilancia. Abbiamo il 9 di spade, l'armonia, la comunicazione e il dispiacere. Allora, qui è possibile, cioè in realtà vedo più cose, però devo andare a chiarire il 9 di spade. O vi arriva una comunicazione che vi dà un dispiacere in qualche modo, oppure potreste essere preoccupati, avere delle paure, delle ansie, dei dubbi per una situazione in particolare per quanto riguarda l'amore, ma vedo anche la possibilità che vi arrivi la comunicazione da parte di una persona che è dispiaciuta di qualcosa, ok? In un momento in cui magari voi siete tranquille o tranquilli, perché abbiamo anche la carta dell'armonia, voglio andare a chiarire un attimo la carta del 9 di spade, così da andare a darvi più dettagli. Allora, vediamo. Perché c'è il 9 di spade nell'immediato futuro in amore per il segno della bilancia? Perché c'è il 9 di spade nell'immediato futuro in amore per il segno della bilancia? Perché c'è il 9 di spade nell'immediato futuro in amore per il segno della bilancia? Allora, 7 di coppe, carro prevalentemente rovesciato con le stelle. Per quanto riguarda qualcosa che voi desiderate, volete o avete delle speranze, c'è della confusione e forse avete pensieri che sono pessimistici circa l'avanzamento di una situazione. Se non siete voi, potrebbe essere una persona nei vostri confronti. Vediamo ancora perché c'è il 9 di spade per il segno della bilancia nell'immediato futuro in amore. Perché il 9 di spade per il segno della bilancia nell'immediato futuro in amore. Allora, abbiamo il re di spade, la temperanza, il 4, sì, scusate, il 10 di denari con il matto al rovescio. Allora, questo potrebbe essere causa di un comportamento da parte di una persona di segno d'aria, gemelli, bilancia, acquario, in particolare un'energia maschile che sembra essere fredda, logica e razionale. E quindi magari quando passate dei momenti in casa pensate a questa persona che magari si è comportata fredda, è stata logica, è stata razionale e questa roba qui vi manda in crisi sostanzialmente. Oppure potrebbe anche riguardare una persona che si è dimostrata così fredda, eh, però ha delle paranoie, ha dei dubbi, ha delle ansie, delle preoccupazioni per quanto riguarda voi. Inoltre, se siete uomini del segno della bilancia, qui appunto potreste avere dei momenti di ansia, di paura, dei dubbi circa una situazione che riguarda appunto l'amore, ma in particolare la casa, la famiglia, la convivenza con qualcuno o una persona con cui c'è una relazione stabile, ok? Mi vedo preoccupati per qualcosa. Vediamo ancora perché c'è il 9 di spade per il segno della bilancia nell'immediato futuro in amore. Perché c'è il 9 di spade per il segno della bilancia nell'immediato futuro in amore. Re di coppe, 3 di spade in orizzontale, 10 di denari. Potreste avere a che fare con un uomo di segno d'acqua, cancro, pesci, scorpione. Vedo che c'è una persona che si stressa, che ha delle paure, delle preoccupazioni, dell'ansia o dei dubbi riguardo una situazione. Quindi potreste realmente avere a che fare con una persona che non sta bene in questo momento. Eh, come vi dicevo prima, vediamo ancora perché il segno della bilancia nell'immediato futuro in amore accadrà il 9 di spade, perché il segno della bilancia nell'immediato futuro in amore accadrà il 9 di spade. 5 di spade al rovescio e 7 di bastoni. Alcuni si preoccupano di una situazione di dispetti, inganni che ci potrebbero essere stati, oppure stanno cercando di capire come non farsi prendere in giro in quella situazione o come non prendere in giro qualcuno, come evitarlo sostanzialmente. Vedo che qualcuno però ha le difese alte, quindi o siete voi o una persona con cui avete a che fare, perché al segno della bilancia nell'immediato futuro in amore accadrà il 9 di spade. Per
perché al segno della bilancia nell'immediato futuro in amore accadrà il 9 di spade. 7 di coppe, re di denari, segni di terra, toro, vergine, capricorno, energie maschili. Io vedo proprio un'energia maschile in particolare che si stressa, più preoccupata per qualcosa, c'è della confusione intorno a una situazione. Alcuni potrebbero non riuscire proprio letteralmente neanche a dormire la notte. Vediamo ancora, perché al segno della bilancia nell'immediato futuro in amore accadrà il 9 di spade, perché al segno della bilancia nell'immediato futuro in amore accadrà il 9 di spade. 10 di coppe in orizzontale, fante di bastoni a rovescio, 7 di bastoni. Qualcuno non ha lasciato andare un rapporto probabilmente, oppure ci sono delle paure, delle ansie che arrivano per via del fatto che qualcuno in una situazione ha le difese alte e qualcuno che non state sentendo, che non sta scrivendo, e questa stessa persona che si preoccupa, che si stressa su un rapporto e però questa persona non si fa sentire. Il rapporto in questione o è a senso unico, nel senso che uno dei due non ricambia, oppure in parte si è rovinato, perché il 10 di coppe di solito indica un'armonia che diciamo è venuta meno. Se è in orizzontale vuol dire che in parte si è rovinato questo rapporto. Vediamo l'ultima volta, perché al segno della bilancia nell'immediato futuro in amore accadrà il 9 di spade, perché al segno della bilancia nell'immediato futuro in amore accadrà il 9 di spade. Allora, 8 di denari al rovescio, scusate, 9 di denari al rovescio, 8 di denari, 2 di coppe, re di denari, segni di terra, toro, vergine, capricorno, energie maschili, segni di fuoco, ariete, leone, sagittario. Vedo che qualcuno si stressa perché vuole, cioè, vuole mettere le sue energie per quanto riguarda un rapporto, o si stressa per capire se quella persona metterà le proprie energie, il proprio impegno all'interno di un rapporto. Vediamo l'ultimissima volta, perché il segno della bilancia nell'immediato futuro in amore accadrà il 9 di spade, che è il segno della bilancia nell'immediato futuro in amore accadrà il 9 di spade. 8 di bastoni rovesciato, 7 di bastoni. Alcuni magari non stanno ricevendo una comunicazione da parte di una persona specifica e si stressano perché questa comunicazione non arriva. Altri invece hanno a che fare con una persona che per esempio ha mandato una comunicazione e sta ancora rimuginando su quella stessa comunicazione. Altri ancora, per esempio, potrebbero, diciamo, stressarsi, avere ansie, paure, dubbi riguardo a una situazione dove qualcuno ha tenuto le difese alte e magari non stanno comunicando, non stanno mandando un messaggio, però ci stanno comunque male, ok? Ancora una volta, perché a segno della bilancia nell'immediato futuro in amore accadrà il 9 di spade, perché a segno della bilancia nell'immediato futuro in amore accadrà il 9 di spade. Regina di denari rovesciata, 9 di bastoni al rovescio. Potrebbe centrare con una donna di segno di terra, toro, vergine, capricorno, o comunque c'è un'energia di una persona che non è stabile, che non è un'energia indipendente. Ancora una volta, perché c'è il 9 di spade per il segno della bilancia nell'immediato futuro in amore, perché il 9 di spade per il segno della bilancia immediato futuro in amore. 2 di spade, la forza. Allora, alcuni di voi devono fare una scelta che risulta essere coraggiosa o una scelta in cui bisogna essere forti, ok? E quindi si stanno stressando o perché non sanno cosa fare o cosa scegliere, o hanno a che fare con una persona così, che quindi è indecisa, che quindi deve fare una scelta coraggiosa, una scelta che è forte. Ribadisco il concetto che qui c'è qualcuno che ha le difese alte in una situazione, quindi o siete voi o una persona con cui avrete a che fare. Ora vediamo con le Dixit cosa ci vanno a dire. Facciamo così. Ok. Allora,
Allora, sì, vedo un qualcuno che spia, c'è una persona che spia, che osserva, potreste essere voi o una persona esterna. Però vedo un po' di noia, un po' di, diciamo, momenti nella comfort zone, quindi appunto come questa persona nel letto, magari anche voi potreste essere in questa energia di preoccupazione per qualcosa nello specifico, così come è possibile che magari mentre voi siete per i fatti vostri, a casa, nella vostra pace, nella vostra quiete, ci sia qualcuno che invece si stressa per una situazione. Vediamo con gli altri oracoli. Abbiamo perché e l'osservatore. Quindi, appunto, come dicevo, c'è qualcuno che spia, potrebbe essere una persona esterna o potreste essere voi, e ci sono dei punti interrogativi, cioè ci sono delle domande a cui magari voi o state cercando risposta, ancora vi ponete delle domande, oppure questa persona vi spia perché gli manca un pezzo del puzzle, perché non ha ancora le risposte che cerca, quindi ha ancora dei punti interrogativi e allora spia per cercare di capire come stanno magari le cose. Infatti vedo qualcuno qua che è preoccupato, ok? Ora andiamo a vedere invece per il mese di marzo. Allora, marzo per il segno della bilancia in amore. Abbiamo la carta dell'appeso, la scelta, la separazione e la conquista. Quindi da come emergono qui è possibile che il segno della bilancia decida, scelga di separarsi da una determinata persona o situazione perché vuole conquistare qualcos'altro. Per alcuni si tratta di una vera e propria strategia, nel senso che alcuni potrebbero decidere di lasciare una persona o separarsi da una situazione per fare in modo che quella persona gli corra dietro, che si guadagni in poche parole la conquista sostanzialmente. Oppure si separano, cioè alcuni di voi potrebbero decidere di separarsi da una situazione o una persona e diciamo mettersi sul piedistallo, come per dire no, guarda, io non voglio più stare in questa situazione qua, ognuno per la sua strada, io mi metto al primo posto. È un po' questa come, diciamo, energia. Vediamo di chiarire l'appeso. Perché al segno della bilancia a marzo in amore accadrà l'appeso? Perché al segno della bilancia a marzo in amore accadrà l'appeso? Perché al segno della bilancia a marzo in amore accadrà l'appeso? Cavaliere di spade, sette di coppe, quindi potrebbe arrivare una comunicazione da parte di un uomo in particolare di segno d'aria, gemelli, bilancia, acquario, che però questa persona magari quando comunica cioè non vi fa capire bene le cose, quindi magari non è chiaro o il messaggio, quello che vi dice vi lascia confusi. Ehm, Inoltre potrebbe esserci anche il fattore che magari qualcuno di voi ha a che fare con una persona che in questo momento è ferma, oppure con cui ci sono delle cose in sospeso. Gli uomini della bilancia in particolare li vedo confusi, anche quando magari comunicano qualcosa sono magari un po' confusi circa la situazione con qualcuno in amore, sembrano essere freddi, logici e razionali e quindi appunto c'è una situazione di stallo, di fermo. Vediamo ancora perché al segno della bilancia durante il mese di marzo in amore accadrà l'appeso. Un attimo, perché al segno della bilancia durante il mese di marzo in amore accadrà l'appeso. Perché al segno della bilancia durante il mese di marzo in amore accadrà l'appeso. Allora, un attimo, queste no. Vabbè, abbiamo la giustizia al rovescio col 7 di bastoni, quindi si alzano le proprie difese rispetto a una situazione che non è in equilibrio o qualcuno che non si è comportato in maniera corretta. Perché al segno della bilancia durante il mese di marzo in amore accadrà l'appeso? Perché al segno della bilancia durante il mese di marzo in amore accadrà l'appeso. 3 di bastoni in orizzontale e 6 di coppe. Quindi c'è ancora una forma di attesa per quanto riguarda situazioni del passato o situazioni che sono rimaste in sospeso oppure situazioni che si decide di fermare, cioè nel senso, boh, basta, io non aspetto più, io non faccio più niente,
una cosa del genere. Vediamo ancora perché al segno della bilancia durante il mese di marzo in amore accadrà l'appeso, perché al segno della bilancia durante il mese di marzo in amore accadrà l'appeso. Abbiamo il 9 di denari con le stelle. Alcuni di voi vogliono avere, diciamo, l'esclusiva in amore, quindi magari non vogliono essere single o non vogliono rapporti che sono a metà, quindi che non sono seri in poche parole, quindi per esempio non vogliono magari avere relazioni superficiali in amore, desiderano qualcuno o qualcosa o desiderano di più e quindi di conseguenza hanno le difese alte in una determinata situazione. Altri ancora desiderano particolarmente una persona che in questo momento è ferma e che ha le difese alte. Non posso escludere anche questo. Vediamo ancora una volta. Perché al segno della bilancia in amore durante il mese di marzo accadrà l'appeso. Al segno della bilancia durante il mese di marzo in amore accadrà l'appeso. Allora, questa l'ho vista. 5 di coppe, fante di spade. C'è di nuovo il concetto che qualcuno spia, potreste essere voi perché abbiamo gli uomini di segno d'acqua, quindi anche la bilancia, d'acqua scusate, di aria, quindi anche la bilancia, gemelli, bilancia, acquario. Oppure potreste essere voi a fare questo nei confronti di qualcuno. Ad ogni modo c'è una delusione, c'è una situazione dove non ci si parla con qualcuno, ma si osserva, si spia e la situazione rimane ferma ed è una situazione sentimentale in cui non c'è un dare e avere reciproco, perché uno richiede magari le attenzioni e ehm, l'elemosina attenzioni e l'altro le dà, ma le dà a briciole sostanzialmente. Quindi è un po' questa la dinamica, dovete vedere un po' voi dove vi ritrovate in questa dinamica. Vediamo le Dixit. Allora, sì, vedo effettivamente il concetto che qualcosa vi porta ad una scelta, a una decisione. C'è una situazione dove potreste avere a che fare con qualcuno che sia magari un po' bipolare, quindi magari un momento è felice, l'altro momento è triste, oppure voi siete in questo tipo di energia. Inoltre c'è un po' il concetto della spada nella roccia, quindi come se questa spada deve essere tirata fuori da qualcuno che è il prescelto per questa spada, quindi è proprio la persona, diciamo, giusta, no? E qui c'è una situazione di rottura. C'è una situazione di rottura dove tra l'altro sembra un po' una scena del crimine, quindi come se appunto si sono cercate anche le prove di qualcosa o si è scoperto un qualcosa. Quindi c'è una situazione comunque ferma, ok? Dopo un periodo tra l'altro in cui magari si stava andando avanti o si stavano facendo dei viaggi, degli spostamenti, durante marzo in amore potreste avere a che fare con una situazione che in qualche modo è stata rotta, ok? Ora non è che magari è stata rotta da voi per forza, o magari siete voi che decidete di separarvi da questa persona come vedevamo prima, però c'è una situazione di rottura comunque. Vediamo il resto degli oracoli. Allora, qui abbiamo non è per voi e l'isola del tesoro, quindi anche qua ci vanno a confermare che c'è una situazione che non fa per voi, che non è per voi. Questo biscotto della fortuna dice no, non è per voi, quindi questo, cioè, come dire, lascia perdere, ok? Quindi questo è. Oppure voi decidete appunto che una situazione non fa per voi per andare appunto a cercare qualcosa di valore, l'isola del tesoro, ok? La conquista, quello che vedevamo prima, che magari voi volete di più, volete insomma qualcosa di valore, ok? Qui abbiamo anche gli scacchi, quindi potreste avere a che fare con qualcuno di strategico, oppure qualcuno, cioè scusate, oppure voi potreste fare delle strategie all'interno di una situazione sentimentale. Però vedo che molti del segno della bilancia sceglieranno di andare altrove, secondo me, di cercare qualcosa che, diciamo, abbia più valore per loro. Vediamo ora per quanto riguarda il lavoro. Allora, il lavoro per il segno della bilancia durante il mese di marzo. Abbiamo la papessa,
l'immaginazione, la creatività e la passione. Molto forte il segno dei pesci, ma anche il segno del cancro. Vedo una bilancia molto intuitiva durante il mese di marzo sul lavoro, molto creativa anche. Potreste per esempio avere in mente un nuovo progetto, nuove idee, e così via. Altri invece si occupano semplicemente di questioni segrete all'interno del lavoro, però vi vedo comunque appassionarvi molto al lavoro durante il mese di marzo, quindi c'è qualcosa che riguarda il lavoro che vi andrà ad appassionare particolarmente. Inoltre potreste avere a che fare, per esempio, con colleghi o colleghe in particolare di segno d'acqua, ok? Pesci o cancro. Le Dixit abbiamo. Si parte da una situazione un po' disordinata ad una situazione in cui riuscite a mettere l'impegno in qualcosa e a costruire un qualcosa. E vi vedo anche, come fanno vedere qui, appassionarvi proprio a qualcosa. Quindi è come se appunto vi innamoriate letteralmente di una situazione. Alcuni di voi letteralmente durante il mese di marzo entrano in un'energia molto più creativa. Quindi il segno della bilancia potrebbe inventare delle cose o innovative piuttosto che creare un lavoro improprio, cioè dipende ovviamente, ognuno ha una sua mentalità, però vi vedo in questo tipo di energia creativa. Vediamo cosa dicono loro. Abbiamo le parche, energia yin. Le parche appunto indicano il destino, quindi un po' l'energia della papessa ce l'abbiamo, un po' questa energia intuitiva, un'energia comunque anche di scelta, di cosa fare e in cosa magari investire le proprie energie. E l'energia yin richiama molto quell'energia creativa, quell'energia femminile, quindi oltre che l'intuitività che vedevamo prima, abbiamo anche comunque una carta di chi è generosa, chi ascolta il proprio istinto, il proprio intuito, chi è anche ricettivo magari, quindi che riceve, ma in particolare si appassiona a qualcosa anche a livello emotivo sul lavoro, quindi fa magari qualcosa che gli piace proprio, ok? Andiamo a vedere un attimo di chiarire la papessa. Allora, cosa accadrà? No, scusate, perché al segno della bilancia durante il mese di marzo sul lavoro accadrà la papessa? Perché al segno della bilancia durante il mese di marzo sul lavoro accadrà la papessa. Allora, ce n'era un'altra. 9 di spade, imperatrice in orizzontale, cavaliere di coppe. Quindi sì, vi vedo entrare in questa energia creativa, come vi dicevo, appassionarvi proprio a qualcosa e magari lo fate anche un po' per uscire da una situazione di preoccupazioni che avete voi. Vediamo ancora perché al segno della bilancia durante il mese di marzo scusate, sul lavoro accadrà la papessa, perché al segno della bilancia sul lavoro durante il mese di marzo accadrà la papessa. Perché al segno della bilancia durante il mese di marzo sul lavoro accadrà la papessa. Allora, imperatore 4 di spade, quindi voi volete forse mantenere il controllo per quanto riguarda una situazione lavorativa, volete comandare e state cercando forse di capire usando l'intuito come fare per appunto avere uno status o più elevato o comunque mantenere il controllo all'interno di una situazione lavorativa. Eh, Alcuni di voi vedo che si chiudono, nel senso che magari non parlano con i colleghi, mantengono i loro segreti, sono più riservati sul lavoro, vedo anche questo, eh. Perché il segno della bilancia sul lavoro durante il mese di marzo accadrà la papessa? Perché il segno della bilancia sul lavoro durante il mese di marzo accadrà la papessa? Asso di denari col 2 di denari, quindi dovrete fare una scelta che vi conduca a una soluzione, a un'opportunità concreta e vedo che userete il vostro intuito per arrivare a trovare questa soluzione o questa opportunità concreta sul lavoro. Ok? Quindi o vi inventerete proprio qualcosa con quelle carte di creatività che vedevamo prima, o comunque vi vedo molto riflessivi e intuitivi per quanto riguarda scegliere cosa fare o su cosa magari investire le vostre energie e il vostro tempo
è qualcosa che appunto vi vada a dare i suoi frutti, quindi magari a dare qualcosa di concreto. Ora andiamo a vedere come ultima cosa l'oracolo delle notifiche. Quindi ci spostiamo questo e vediamo. Allora, cosa accadrà al segno della bilancia in amore durante... No, scusate, cosa accadrà al segno della bilancia in amore nell'immediato futuro? Cosa accadrà al segno della bilancia in amore nell'immediato futuro? Allora, si sono girate Resta, Io te Netflix con Riesco a dimenticarti. Quindi qua c'è qualcuno che sta male, lo vedevamo prima, o siete voi o una persona esterna, c'è qualcuno che vi trattiene e che vorrebbe passare dei momenti con voi tipo cinema. Oppure siete voi in questo tipo di energia, non lo posso escludere che magari voi siete in questa energia di chi vuole trattenere qualcuno, che non vuole che se ne vada. Per esempio siete a casa per un appuntamento, questa persona vuole andare via, voi non volete farla andare via, oppure c'è una persona specifica che in qualche modo volete che resti, che non se ne vada e con cui volete passare dei momenti tipo cinema e che non riuscite a dimenticare. Dipende, ok? Qua ovviamente siete in tanti, non per tutti può essere la stessa cosa. Vediamo a marzo cosa accadrà al segno della bilancia durante il mese di marzo. Cosa accadrà a marzo in amore al segno della bilancia? Cosa accadrà a marzo in amore al segno della bilancia? Cosa accadrà al segno della bilancia in amore a marzo? Allora, non ho voglia di parlare ora, avevamo la carta dell'appeso, basta, non litighiamo più. Quindi o voi fate silenzio, decidete che non avete più voglia di parlare con una determinata persona, oppure avete a che fare con qualcuno che non vi parla, che sta facendo silenzio. Perché? Perché forse ci sono state delle discussioni e uno dei due, insomma, non ha più voglia di litigare. Ok? Vediamo sul lavoro cosa accadrà al segno della bilancia in ambito lavorativo. Cosa accadrà al segno della bilancia in ambito lavorativo durante il mese di marzo? Accadrà al segno della bilancia in ambito lavorativo durante il mese di marzo. Allora, vabbè, questa non parla molto di lavoro, quindi cosa accadrà al segno della bilancia in ambito lavorativo? Un attimo. Cosa accadrà al segno della bilancia in ambito lavorativo durante il mese di marzo? Cosa accadrà al segno della bilancia in ambito lavorativo durante il mese di marzo? Cosa accadrà al segno della bilancia in ambito lavorativo durante il mese di marzo? Segno della bilancia in ambito lavorativo durante il mese di marzo. Cosa accadrà al segno della bilancia in ambito lavorativo durante il mese di marzo? Allora, un attimo. Questo è un rovescio. Cosa accadrà al segno della bilancia in ambito lavorativo durante il mese di marzo? Cosa accadrà al segno della bilancia in ambito lavorativo durante il mese di marzo? Si sono girate... per carità. Allora, hanno parlato di te a me, quindi la carta del gossip, no grazie, e sembra che stia parlando con un muro. Allora, sì, qua c'è un distanziarsi da persone, per esempio, pettegole, oppure venite a sapere un qualcosa, qualcuno vi riferisce un qualcosa, però vedo un po' l'energia della papessa di chi si fa un po' i fatti suoi, di chi sta in disparte, perché c'è no grazie, ok? E poi sembra che stia parlando con un muro, quindi o non vi sentite ascoltati e capiti da qualcuno, oppure qualcuno non si sente capito o ascoltato da voi. Ok, dipende, cioè ovviamente le situazioni potrebbero essere tanti, quindi cercate un po' anche di interpretare le carte. Detto questo, io vi saluto, vi mando un bacio e ci vediamo presto per un prossimo video. Ciao a tutti!